Guardate qua. Ma che cosa gli volete dire a uno che vince il mondiale così? Gli bastava finire 11°. Avrebbe potuto giocare e starsene tranquillo a gironzolare per Valencia mentre guardava il Dovi arrancare contro un destino inesorabile. Avrebbe potuto fare qualunque cosa e invece ha deciso che voleva vincere la gara. Così si è preso il rischio di andare a vincere ed è caduto. O meglio, secondo le leggi della fisica sarebbe dovuto cadere, ma non si sa come è rimasto in piedi. Marc Marquez è uno dei più grandi talenti della storia, con 6 mondiali vinti a soli 24 anni ed è destinato a diventare il più forte pilota della storia. Ma diventerà anche il più amato? La gente ama le persone vere, sincere, spontanee. La gente ama Valentino perché ha sempre detto davanti alle telecamere ciò che pensava. Evidentemente mi tiro il culo a arrivare dietro tutte le domeniche. Ciao. Eccolo. La gente ama Pedrosa perché quando ha steso Doviziosa a Austin 2 anni fa la prima cosa che ha fatto è andata a chiedere scusa al Dovi e vedere se si era fatto male. La gente ama Simoncelli perché è sempre stato la persona più vera, sincera e spontanea del mondo. Nell'intervista a Caldo, Barberà ha detto che vi avevi aperto una gamba per... Sì, non credo... la sua sorella ha aperto. E Marc? La gente ha sempre amato Marc per il suo talento e per il suo sorriso onnipresente. Io stesso le prime volte che vidi Marc mi innamorai di lui, quel ragazzo dal talento puro e cristallino e con un sorriso sempre, sempre, sempre presente. Ma nel 2015 qualcosa è cambiato. Abbiamo visto un Marquez rispondere alla provocazione di Valentino non a parole, ma con un duello all'ultimo sangue in Malesia forzato, pericoloso e volutamente provocatorio. Una trappola per Valentino, in cui lui, nonostante l'esperienza, c'è cascato perdendo il 10° mondiale. Le dichiarazioni di Marc poi dopo l'accaduto sono state finte, costruite, programmate, nulla di sincero o spontaneo. Un mio caro amico, Denis, all'epoca mi fece riflettere sull'accaduto e mi disse: ma guarda che i piloti di MotoGP non sono degli amici in vacanza, sono dei guerrieri, pagati per lottare, combattere e vincere. Il loro unico scopo è battere tutti quelli che hanno intorno. Marquez quell'anno è stato uno dei pochi nella storia che ha avuto le palle di sfidare Valentino Rossi con un gesto eclatante in mondovisione. Ed effettivamente è un punto di vista che non avevo mai preso in considerazione. Ma se davvero Marc quell'anno ha deciso di sfidare la leggenda facendogli un dispetto che gli è costato un mondiale, perché non l'ha dichiarato a parole? Perché ha lanciato il sasso e poi ha nascosto il braccio dietro una maschera sorridente fatta di dichiarazioni costruite e tutt'altro che spontanee? Se quell'anno Marc avesse dichiarato apertamente la sua sfida a Valentino, si sarebbe anche conquistato il rispetto di una buona parte dei tifosi. Porca vacca, un ragazzino di 22 anni che ha 2 palle così di sfidare il 9 volte campione del mondo e di dichiarare la sua sfida. Invece, un comportamento in pista diametralmente opposto rispetto alle dichiarazioni rilasciate ha lasciato tutti un po' perplessi. La gente ama i piloti veri, spontanei, sinceri, quelli che dicono ciò che pensano. Quei piloti d'altri tempi, senza peli sulla lingua, che se ne fregavano delle frasi costruite. Chi sei veramente, Marc? Come pilota lo sappiamo, ma come persona? Ehi, psst, mi rivolgo a tutti i fenomeni che stanno per scrivere le solite infamate qui sotto. Sono molto felice della vostra opinione. Trattandosi di una pagina di appassionati e non di una curva ultras, cercate di avere un comportamento umano e civile. Grazie. Ah! Poi ho finito, giuro. Valentino in tutto ciò non c'entra niente. Quello che Marquez ha fatto nel 2015, che fosse stato con Lorenzo, Dovizioso, Pedrosa, Crutchlow, Rins, Rabat, non sarebbe cambiato nulla. Il discorso appena fatto sarebbe rimasto lo stesso. Mi raccomando, mettete like alla pagina e iscrivetevi al canale YouTube.